Dove siamo finiti? Siamo sul lago del Moncenisio. Siamo in Francia. Siamo a 1980 metri. Non è così altissimo. No, però la temperatura è bellissima. Oggi è Ferragosto. Siamo scampati ai 40 gradi. Sarà caldissimo. Caldo. Invece Sono qua siamo con la giacchettina. Tra l'altro sempre con noi Eurotrack. Il giorno seguente si sono uniti a noi i nostri amici svizzeri Julien e Stéphanie. Nei prossimi giorni il programma sarà emozionante, ricco di escursioni e deliziosi pasti. E lì sta facendo panini medio orientali. Con le mani ho messo della crescenza, del cavolo, gli hamburghetti agli spinaci, uova e una fogliolina di insalata. Buonissimi. Fuori sta piovendo, ma adesso è tornato il sole. Ecco chi c'è. Julien e Stéphanie. Cucù! E dopo il pasto ci sta un po' di esercizio fisico. Inoltre volevamo mettere alla prova la robustezza del nostro nuovo portaruota. Stiamo facendo una passeggiata sul lago del Moncenisio. Il paesaggio è davvero bellissimo. Fa un po' di paura perché io soffro un po' di vertigini. Il lago del Moncenisio è una splendida e storica attrazione situata nelle Alpi occidentali, al confine tra Italia e Francia. Questo lago alpino è noto non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la sua rilevanza storica. Difatti il lago è il risultato di un'opera di ingegneria e costruzione eccezionale del XIX secolo. Nel 1861, durante il regno di Napoleone III, fu completata la costruzione di una diga artificiale che permise la creazione del lago del Moncenisio. Siamo arrivati fino a qui perché abbiamo visto questa struttura particolare da lontano e pensavo fosse, non lo so, un monumento. Beh, è una chiesa stranissima. Siamo nel giardino botanico del Moncenisio. Molto bellino. Sotto la piramide, che è fatta Molto interamente, bruttina. sì, è fatta interamente di cemento. Non è proprio il massimo. Cioè, particolare è la forma, però è fatta proprio di blocchi di cemento. Franchement, c'est trop bizarre. È un po' inquietante come chiesa, è tutta in cemento. E poi questo dipinto, insomma, non è che sia proprio il massimo. Come architettura abbiamo visto di meglio. Però vabbè. La cosa brutta è che hanno fatto questa struttura di cemento in un paesaggio bellissimo. E come ha detto Giuliano, il nostro amico, apprezzi di più le cose belle quando in mezzo ci sono cose brutte così. Dopo aver criticato per bene la chiesa e aver bevuto qualcosa al bar, siamo tornati in camper per la cena. Et vous avez coupé les légumes à la Julienne et à la Stéphanie? Eh oui, surtout à la Stéphanie. Ouais. Ça, à la Julienne. C'est bon? Ah ouais. Hai... Andiamo a mangiare finché è caldo. C'è freddo? Freddo, siamo a 2000 metri. 16 gradi. Cosa stai facendo? Oggi andremo a visitare il Forte Varisello, una struttura militare che venne edificata sotto il comando del Regno d'Italia, governato dalla famiglia dei Savoia. Costruito nel XIX secolo, faceva parte di un sistema di difesa che aveva lo scopo di proteggere il confine tra Italia e Francia.
Un'altra mattina, un altro trekking, un'altra prospettiva dal lago. Oggi siamo saliti sul forte. Sì, stiamo facendo il lago a 360 gradi. But it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. Bello, Proprio un bel paesaggio, sì. ne vale la pena, vero, camminare quando ci sono questi paesaggi? Regarde la taille du caclon, hein. Coupe en deux comme ça. Qu'est-ce que vous faites? On fait la fondue. La fondue moitié-moitié, regarde, montre. Moitié-moitié. Eh, oui. Oula, pourquoi il ouvre mal? Non, c'est bon. Elle est où? Tu verras, tu t'arriveras pas à mettre ton invité. Elle est cachée. Oh là là, gruyère. Eh, gruyère vacherin, hein. Moitié. Moitié, moitié. Miso, hein. Mezzo. Mezzo la fondue. Avec la vue sur le lac. Roxy. Il y a de nouveau la transformation de Madame Roxy. Le réchaud est bel et bien allumé. Est-ce que la fondue est prête? Elle est prête, la fondue. La dernière fondue qu'on a mangée comme ça, c'était à Pamukkale. Hein? Vous vous rappelez? C'est vrai? Non, c'était en Sardaigne. Ah oui, on sait. En Sardaigne. Avec Le truc, avec le... Et là, ça a plus de sens, hein, la fondue à 2000 mètres. Moi j'adore. C'est bon? Il y a l'orage, mais il y a du soleil. Fatima. Allez, coucher. Fatima. Ok, Oh. Choupi. Oui. T'as 4 glaçons dedans. Non, sérieux? Japonaise. Abbiamo fatto una partita alla pétanque a bocce praticamente e adesso ci stiamo facendo l'aperitivo e Stefani ci ha preparato l'Aperol Spritz. Grazie! It will have to do. The angels beckon me from this dark and eerie door, and I can't feel at home in this world anymore. Run away, I might just run away. I might just leave it all behind and find another day. Thought it through, good God, I thought it through, and there ain't nothing that I got I ain't willing to lose. À la princesse. T'as arrêté de respirer quand tu l'as mise dessus. hein. Sì. Ma basteranno mezzo chilo. Ouais. Ciao belli! Bon voyage, bonne route. Merci à Merci à vous! Ah, ça fait vite déjà. Ouh. Ça fait vite, regarde. Regarde Roxy. Ciao Roxy. Oh, regarde-la. Ciao Roxy. Ciao belli! Bonne route. Oddio, guarda l'abbronzatura! Escursionista. Siamo andati via da quel parcheggio, c'era una quantità di camper impressionante. Adesso ci stiamo spostando a Susa, staremmo lì un paio di giorni perché vogliamo fare un po' di commissioni prima di andare in Francia, perché andremo in un posto che faranno un evento Interessante. che penso che a molti di voi piacerà, quindi restate sintonizzati su questi schermi.
Durante il tragitto del Moncenisio a Susa non potevamo fare a meno di riflettere sulla straordinaria bellezza e creatività di Madre Natura. Ci sentiamo profondamente grati per l'opportunità di viaggiare e di deliziarci con tanta meraviglia. Questa pausa lontano dal mare non è affatto dispiacevole, considerando la ricchezza e la diversità dei paesaggi che i nostri occhi stanno scoprendo. Siamo a Susa, io sono in camper che sto editando il video e adesso vi faccio vedere cosa sta facendo fuori Sebastiano. Le manouche! Che fai? Sto dando un panno di protettivo. Siamo nell'area camper di Susa. Questa è... Ne stiamo approfittando per dare una mano di protettivo al portaruota. Poi lo faremo bene. Sì, è una tinta provvisoria, ma le stai dando già la seconda mano? No, una mano. Ah, è bella questa tinta. Bella. Sì. Potente, però bisogna toglierlo comunque per farlo sabbiare. E oltre al portaruota ha fatto anche la scala, gli ha tolto gli scalini che avevamo dell'altra scala di alluminio e gli ha dato una mano di questa tinta. Io ho appena finito di fare il video, l'ho anche già caricato. Sebastiano è ancora qua fuori che sta concludendo il lavoro di tinteggiatura, di verniciatura del portaruota perché si stava un po' arrugginendo. Anche se non era niente di grave, Gregorio ci ha detto che può stare tranquillamente anche più di un anno, cioè lì rimane solamente esternamente la ruggine, però anche per una questione di estetica abbiamo preferito comprare un barattolino di tinta e darglielo direttamente così sul parcheggio. Adesso torniamo fuori per vedere a che punto è. Il passo è corto, perciò la torsione diventa minore che se fosse più lungo. Secondo giorno qui a Susa, penso che anche oggi dormiremo qui in quest'area camper perché domani andremo a cambiare la bombola del gas, non mi ricordo se l'ho già detto, e faremo un po' di spesa prima di andare in Francia. Ne sto approfittando della vicinanza dell'acqua, del carico e dello scarico per lavare un po' di roba e Sebastiano ne sta approfittando per fare dei lavoretti al camper esternamente. Adesso andiamo a vedere che cosa sta facendo. Che fai? Ne approfittiamo del sole, così carichiamo anche la bluetti. Siamo proprio al sole. Che poi è scarica, vero? Agli zingari le case! Perché quando andiamo in posti così ne approfittiamo per fare lavori. Questi adesso caricano. Quindi adesso abbiamo la Bluetta C200P che sta ricaricando ed è una bomba, va benissimo. Approfitto anche per ingrassare un po' le balestre e un paio di altre cose, gli alberi. Gli alberi? Gli alberi. Quali alberi? Gli alberi di trasmissione. Ci siamo spostati perché ieri per fare i lavori eravamo qui all'ombra, che si sta molto meglio, però il problema è che avevamo le batterie scariche, quindi ci siamo dovuti spostare al sole. No, adesso oh, olè,
è un'altra cosa verniciato, rimane più finito. E poi ha verniciato anche la scala. Che sei italiano senza dirmi che sei italiano. Buona.